Mi sono innamorato di Mia. Così si fa chiamare. E non ci capisco più niente. Tecnicamente Mia è una ragazza. O un ragazzo. Ma comunque lei dice di essere una donna assurdamente androgina, quindi non esattamente una ragazza. Più fluida, ecco. Una volta mi ha detto che voleva modificare il suo corpo. Ma non per diventare un uomo, ma per diventare quello che lei veramente voleva, e cioè non avere le mestruazioni e sfoggiare un'enorme barba rossa. La prima volta che l'ho vista non ho capito subito che fosse una ragazza. Abbiamo giocato a basket nel campo davanti alle aule universitarie. Poi alla fine della partita se n'è andata così come era venuta. Indossava un paio di jeans e una maglia. Era così semplice nei modi, così fuori da ogni schema, che non ho smesso di seguirla con gli occhi. Eppure in lei nulla è semplice. Ne abbiamo parlato molto. Il fatto è che lei proprio non accetta gli stereotipi, soprattutto quelli che riguardano il suo hobby, il suo modo di vestire, e che le imprigionerebbero nel ruolo di maschiaccio. Io provo a seguirla nei suoi ragionamenti, ma soprattutto provo a immaginare quello che sente. E la questione non è affatto lineare. Quando mi parla di corredo cromosomico, sinceramente, mi perdo un po'. Un giorno al primo anno di liceo Mia ha letto un libro su un ragazzo transgender e mi ha detto che si sentiva così, come il protagonista di quel romanzo. Per lei fu una scoperta spaventosa, ma allo stesso tempo illuminante. Mia è talmente presa da cercarsi un posto in questo mondo che non si accorge di quanto astio e rancore suscita il suo stare al mondo. L'ambiente la respinge, continuamente. La seconda volta che l'ho vista l'ho salvata da una rissa. Un gruppo di ragazzini del quartiere l'aveva circondata e le sputavano addosso. Uno l'aveva mobilizzata, mentre un altro riprendeva con il cellulare e tutti gli altri guardavano avidamente, curiosi, di come quello strano essere potesse reagire. E lei però non reagiva affatto. E mi ha spiegato che non reagiva perché non si capacitava di quello che le stavano facendo. Non poteva crederci. Era ipnotizzata dalla loro ferocia. Insomma, sono intervenuto e siamo finiti al pronto soccorso, insieme. Da quella volta ci vediamo. Stiamo insieme. Imparo molto da lei. Imparo a non dare sempre tutto per scontato, a non vedere il mondo in un modo o nell'altro, a non soffermarmi sul solo sentir dire, ma a leggere, a documentarmi per capire. Mentre lei parla io la guardo. E la sua magrezza. I capelli cortissimi, azzurri. Gli occhi umidi di dolcezza. E la bocca carnosa da baciare. E sento di esserle accanto per proteggerla, per farla sentire al sicuro. Mentre lei cerca disperatamente un ruolo, uno spazio altro, dove vivere la propria neutralità. Trovare la propria identità di genere non è affatto semplice, né immediato. E Mia ha intrapreso un lungo processo di tentativi ed errori e ancora adesso sta cercando la sua strada. Quando i miei familiari, i miei amici mi chiedono di questa strana ragazza o di questo strano ragazzo, mi interrogano, vogliono sapere perché non capiscono la nostra unione e mi trovo spesso senza parole.
I ruoli maschio e femmina sono troppo radicati nella nostra società e io mi sento soffocare, mi sento in apnea. E quindi non è che non le abbia le parole, è che provo fatica a spiegare qualcosa che non dovrebbe avere una spiegazione. Io la amo. Tutto qui. Io non ho risposte se non il mio sentire, il mio desiderio di stare con lei. Non so chi lei sia, ma la trovo fantastica. Anche solo per il fatto che sia una a cui non va di accettare i limiti di un ruolo di genere tradizionale. E io l'amerò lo stesso, qualunque sia l'approdo a cui arriverà, se mai ci vorrà arrivare. Perché Mia è un fiore, fragile e delicatissimo, profumato e coloratissimo. Passare